Dobbiamo cominciare a mangiare stagionale, mi raccomando, è una cosa che cui ci tengo tantissimo. In mezza settimana vedete mangiare più pesce, vi faccio gli sgombri alla cacciatora. Ingredienti: sgombri, aglio, olive taggiasche, peperoncino secco, pomodori del piennolo, capperi dissalati e broccoli romaneschi, aceto di vino bianco, un pezzetto di pane. Oh, l'olio buono, i fratelli Ligari, questi sono una garanzia. Vedo mangiare adesso i broccoli, è inverno, non vi voglio vedere che vi comprate le zucchine, non vi voglio vedere che comprate i pomodori freschi. I pomodori o usate il pomodoro in barattolo, buono, un bel pomodoro buono, o se no vi mangiate un bel pomodoro del pieno che ancora si trovano fino, vedete qua, vi mettete dentro casa, fanno pure arredamento, ma che volete di più? Ci vedete tutto, ci vedete la bontà, arredamento e poi vi mangiate la roba buona, perché siamo quello che mangiamo. Avete presenti i polli? Ci stanno d'allevamento ruspanti. Che volete essere? Io voglio essere ruspante, che becca un po' da ovunque, si muove, zompetta. Il pollinamento che fa? Si mangia sempre la stessa roba, sta fermo così, manco tocca terra e poi come c'ha la carne? Moscia. Volete essere mosci o tosti? Io voglio essere tosto. Il broccolo è lavato, gli ho levato le foglie e adesso lo tagliamo. Guardate il bel broccolo romanesco. Allora, se non trovate il broccolo romanesco non fa niente, prendete un broccolo siciliano, prendete un broccoletto, questo è il contorno, però deve essere stagionale. La cucina inizia dalla spesa, quindi se fai una spesa buona c'è un bel piatto, fai un bel piatto. Lo taglio a pezzettoni, su per giù tutti quanti uguali. Le foglie non si buttano, levate il verde. Questo pezzo di costa è troppo duro, non lo potete mangiare. Quindi il verde invece lo possiamo utilizzare. Eccolo qua, così. Acqua in piena ebollizione salata, senza coperchio, ve l'ho detto un sacco di volte, perché se mettete il coperchio fate come mia madre, e le verdure sono sempre scure, pure se sono buone, però sono brutte da vedesse. Ah ma perdonami, sono cavoli miei quando la vedo, mi mena, fatta affari tuoi, mi dice. Allora, quello che vedete il bianco, oh, a Roma c'è tutto buono, però l'acqua, pure se è buona e c'è le fontanelle ovunque, ci sta un po' di carcare, e fa bene alle ossa, che vi devo dire. Adesso metto il tagliere non di legno, perché il legno assorbe, perché devo fare il pesce, se no rischiate che poi quel tagliere puzzerà di pesce. Allora, qui ho i sgombri, questo c'è ancora l'interiora e guardate come brilla, è stupendo, la carne è bella tosta, lo sgombro è un pesce speciale, è ricco d'omega 3, invece di andare a prendere le pasticchiette, vi mangiate questo e vi rimette al mondo, è un pesce sano, buono, costa poco. Basta con queste spigole, con sto rate d'allenamento, sta roba d'allenamento, mangiate la roba pescata, è un altro gusto, è un altro sapore. Questi tre già sono senza interiora, vedete? Già sono belli puliti e senza branchi. Vi piace spinarvelo da soli? Lo volete mangiare sfilettato? Sfilettamolo, dai! Fondamentale, il coltello che dobbiamo usare è questo, lama flessibile, tagliamo qui. Sprechiamo meno carne possibile. Lo sgombro poi è fantastico perché non ha le squame. Taglio qui sul dorso, vedete qui c'è una parte che separa tutto quanto, che separa la ciccia, quella dal lato destro al lato sinistro. Vado, guardate la carne com'è di questo sgombro. Questi qua sono proprio locali, Mediterraneo. Ecco, e l'importante è anche quello, mangiamo più pesce del Mediterraneo. Sono stato in Thailandia in vacanza, sì, tutto buono, tutto bello, però sti pesci con l'acqua calda non sanno di niente. E il pesce che sta all'acqua fredda, bello, tosto, è un altro pescetto. Poi schiaccio il coltello sulla lisca centrale, vedete, faccio così, tac, 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 tiro e vado. E questo è il bel filettino, guardate i bei filetti. Abbiamo sprecato pochissima carne, guardate, è trasparente, vedete? Dovete farcela a mano. Comprate un po' più di pesce e vi divertite a sfilettarlo. Strabiliate sti ospiti quando invitate a casa. La parte delle spine della pancia, così, piano piano, senza sprecare il pesce. Poi, qua abbiamo due strade. C'avete pinzette? C'avete queste pinzette? Tiro le spine e poi sciacquo qui dentro l'acqua, così mi rimane la pinzetta pulita e continuo a togliere. Se non avete le pinzette a casa, questo qui lo potete sempre fare, che tagliate la pancia e levate le spine. Poi mettete il pesce in questa maniera. Le spine stanno nella parte centrale, quindi che fate? Tagliate qui e levate questa parte
dove ci sono tutte quante le spinette, fino qui arrivano, fino all'altezza della pancia. Adesso vi faccio vedere, le spine arrivano fino qua nella parte centrale, da qui in poi verso la coda non ci sono più. Questo è un altro modo per spinare il pesce, più veloce, più sbrigativo e senza pinzetti. Stanno pronti i broccoli? Guardate, sono prontissimi, belli, cotti. Caldi, 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 appena bolliti, sono buonissimi. Un goccio d'olio di quello buono. Questi sono due fratellini, ma sono bravissimi. Perché lo fanno buono? Perché lo fanno col cuore. Quindi ci abbiamo messo il sale, l'olio, ecco qua, li condite così. Questi già sono buoni. Appena bolliti sono una favola. Yeah. Mo pensiamo alla proteina, al nostro sgombro. Ma voi direte, vabbè, sono buoni, ma quanto costano? Ecco, mo qui è il tasto dolente, ma non perché costano tanto. Il mercato del pesce è così, al sud costa molto di meno il pesce, al nord costa un po' più di più. E a Roma è una via di mezzo, come sempre, se barcamenamo, insomma. E li puoi trovare dai 5 euro ai 10 euro lo sgombro. E poi vedete informate la zona FAO, perché tante volte poi non ci capite niente della zona FAO, ma che vuol dire? Ma dove sta? Informati e vedete che zona FAO è il Mediterraneo, così nessuno mi frega, date retta a me. Aglio, se è mezza settimana lo potete usare con tutta la camicia. Dici perché? Perché così c'ha un aroma, profuma, ma non è esagerato come gusto, quindi poi se andate in ufficio e il giorno dopo non ci avete paura di ammazzare nessuno. Ecco qua, così, mettiamola per. Ecco qua, la parte della pelle. Fate le cose con calma, nessuno vi corre appresso. Perché lo metto dalla parte della pelle? Perché è più facile controllare la cottura. Allora, se c'è i pomodorini del piano, mettete i pomodorini del piano adesso, a febbraio, a marzo. Se no, ci mettete il pomodoro pelato, o se no lo fate in bianca, la stessa cosa. Io metto il pomodorino, lo schiaccio così, ecco, tagliato a metà, bello, così, piattato proprio. Che fai? Due olivette ce le metti, te privi? Non si poteva privare. Ecco qua, così. Guarda che bello sto piatto. Due capperetti, se vi piacciono, ci mettete? Un po' di peperoncino, se ti ci piace sì. Però manca una cosa, è il rosmarino, se no che cacciatore è. Poi può essere in bianco o rosso, ma il rosmarino ci vuole. Pinocchio, dai, da questo nasone. Ho trovato chi mi batte col naso. Comincia a girarlo. Guarda qua che roba, guarda sta pelle, bella, brustolita. La pelle non la buttate, è la parte dove si concentra di più l'omega 3. Mo dirai, ma l'aceto quando ce lo metti? Mo ti faccio vedere. Ecco qua, è cotto. Che bello. Guarda qua. Mo qui l'olio è bello caldo. Metto un po' d'aceto. Alzo al massimo, così sfumiamo l'aceto, perché noi non vogliamo l'alcol, anche qui nell'aceto ci sta un po' di alcol. Sfumiamo bene, lo facciamo evaporare. Schiacciamo bene i pomodori, così facciamo una bella salsetta. Pure qua è il sound of love. Ma il sale non ci abbiamo messo? No ragazzi, ci stanno i capri, ci stanno olive, non serve. Andiamo a mettere adesso la salsetta. Guarda qua, così. Guarda. E mo vicino mettiamo un po' di broccoli. Guarda che colori. Questo è l'inverno. Io cerco di non inquinare, io sono a impatto zero, io sono sostenibile, lo dovete fare i fatti e i chiacchiere stanno a zero, dovete cominciare a comprare a roba di stagione e ancora meglio, oltre che di stagione, che sia roba vicino al vostro territorio, così inquiniamo veramente di meno. Pane, riaccendo il fuoco, così si riscalda un pochetto il pane, poi se c'è un pezzo di pane raffermo, col fuoco, col calore, si ammorbidisce, poi lo intignete bene. Lo sapete che vuol dire intigne? Inzuppare. Ci siamo. Che profumo, eh? A camera avuto sta rifando 999, eh? Ti piace questo profumino, eh? Però, lo dicono tutti, un goccetto di vino non fa male. Un goccetto, non vedete pure una bottiglia, due dita. Così, non così. Anche se inverno a noi ci piace bello, che c'è ghiaccio il gargarozzo. Questo è un piatto rustico e ci vuole un vino così. Questo è il non filtrato di Val dell'Ovo, che io amo.
sta a venire voglia, ne fate un goccetto questo bicchiere. Guarda qua che bello, guarda la carne dentro, guarda, così. Pezzetto di pane. Qua. Pezzo di broccoletto, del broccolo. Si sente qualsiasi cosa. Il pesce, delicatissimo. Non pensate a quel pesce che avete mangiato una volta di sgombro, d'alici e di pesce azzurro che è amaro. È amaro perché era vecchio. Quando il pesce azzurro è fresco, che c'ha un giorno, massimo 2 giorni, è un dolce, è buonissimo, come in questo caso. Mo sentiamo un po' questo vino come sta. Guardate qua, ci sta proprio un ghiacciolo dentro. Una figata. Non è un vino di grandi pretese, è un ottimo vino perché è fatto dalle uve buone e tutto quanto. È pazzesco questo piatto, la nostra. E mi raccomando, stagionale e italiano se ci riusciamo, dai, così inquiniamo di meno e stiamo meglio.